Ciao a tutti e benvenuti all'appuntamento in giardino. In questa mattinata in cui è fiorito anche il pero, questa è una pera William, quelle pere veramente molto buone, un alberello che ho piantato qui alla fine dell'autunno di 2 anni fa. Sta crescendo abbastanza bene, si ammala ogni tanto un pochettino, devo cercare di seguirlo. Probabilmente verrà spostata poi questa pianta perché l'ho sistemata proprio in una zona di passaggio in cui c'era questo manto erboso un po' libero da piante ed altro. Comunque vediamo in base anche allo sviluppo di questa pianta. Comunque ci facciamo una bella passeggiata in giardino perché volevo parlarvi un po' di un aggiornamento su quelle che sono state le potature delle rose, quindi come si stanno sviluppando per arrivare poi alla fioritura, che è, non dico imminente perché ancora di boccioli non ce ne sono tanti, perché abito in una zona un po' in alto, sono circa 550 metri di altezza rispetto alla pianura, e quindi giù in pianura già tutto è molto più avanti. Io qui sono sempre 2 settimane indietro qua nel mio giardino rispetto appunto alla pianura, con delle temperature che già sono molto più calde di quelle del luogo in cui abito. Comunque questa è una passeggiata per fare appunto un aggiornamento sulla potatura che abbiamo visto in un video d'appuntamento in giardino e sugli sviluppi di questo tipo di potatura, sulle rose, e poi ci avviciniamo magari in alcune piante perché alcune sono arrivate alla fioritura, ci sono ancora dei narcisi e piante che si stanno preparando poi alla fioritura. Comunque un bel giro in giardino in questa bellissima mattinata di quiete, di sole e con questa atmosfera molto tiepida, tipica di una bella primavera. Rimango sempre molto colpito dalla fioritura del Cercis siliquastrum, dovrebbe essere questo il nome di questa pianta chiamata comunemente albero di Giuda, che fa questi fiori che nascono direttamente dai rami, prima ancora di emettere le foglie. Questa fioritura molto bella che comincia ad attirare api e anche altri insetti ed è un punto qui nel giardino molto colorato. Purtroppo non è una fioritura che dura tantissimo, poi la pianta prende un aspetto un pochettino trasandato perché quando questi fiori poi sfioriscono rimangono sulla pianta sfioriti, dando un aspetto non tanto bello, ma tutto poi viene trasformato con la crescita delle foglie, che sono delle foglie un po' arrotondate, non di piccole dimensioni, e tutto prende di nuovo un aspetto molto bello. È una pianta che mi piace, cresce non proprio velocissima, ma soprattutto quello che mi piace è che essendo una leguminosa fissa appunto l'azoto anche al terreno. Tutto ciò che cresce al di sotto di questa pianta è sempre abbastanza rigoglioso, infatti ci sono degli iris che si stanno preparando pian piano a fiorire. Come dicevo, anche gli iris si stanno preparando appunto a fiorire. Questo è il sentiero degli iris, quindi ci saranno tantissimi fiori, coloreranno di viola questo angolo del giardino con questo sentiero creato 2 o 3 anni fa, adesso non ricordo bene. Ci sono dei video, magari li posterò al di sotto di questo, dedicati proprio all'iris, una pianta che mi piace tantissimo perché a parte la fioritura che è spettacolare, anche se è primaverile, poi in estate abbiamo comunque soltanto delle piante con delle foglie verdi, però sono piante molto robuste che resistono in giardino, che gradiscono anche un po' di siccità e quindi non bisogna bagnarle tanto. Io queste piante non le bagno mai. Lascio che siano le piogge a dare l'idratazione giusta per poterle portare sempre poi ogni anno ad una rigogliosa fioritura. Qui si stanno sviluppando tantissimi fiori, in più ricordo che ci sono degli iris che sono anche tardivi, quindi quando prepariamo delle aiuole con degli iris ricordiamoci di mettere anche qualche iris tardivo, in modo da avere sempre qualche fioritura che ci accompagna magari anche fino all'estate. Adesso non so bene il tipo di iris tardivo e il periodo giusto della fioritura, però penso che si possa arrivare anche all'estate. Qualcuno addirittura anche inizio autunno potrebbe rifiorire, perché se non erro ci sono anche degli iris che rifioriscono. Questi sono comuni iris da giardino, ce ne sono qui nella zona dove abito, ce li hanno tutti. Io, avendone una quantità spropositata, li ho tutti moltiplicati in un video che poi metterò appunto il link al di sotto di questo, moltiplicati e sistemati, creando proprio un sentiero con tanto movimento, arrotondato in alcuni punti, con degli angoli arrotondati, niente di particolarmente squadrato, e tutte le primavere regala veramente un'esplosione di fiori. In più c'è anche da dire che tra un po' fiorirà anche la Spirea vanuttei con questi fiori bianchi. Si sta preparando anche lei alla fioritura e quindi tutto sarà accostato con questo bianco della Spirea vanuttei e in più anche qui in giardino il colore viola di questi bellissimi iris. Ci sono anche degli iris neri che fioriscono un po' dopo, un colore molto scuro che è quasi simile al nero, e poi anche degli iris bianchi. Adesso comincia il periodo delle fiere,
quindi possiamo muoverci in queste fiere di giardinaggio che troviamo in tutti i paesi, in tutte le città. Ci sono proprio delle fiere apposta di giardino, di piante, vendita di piante. Lì è l'occasione giusta per poter acquistare degli iris. Quando noi li acquistiamo li troviamo magari già in fioritura, li sistemiamo in giardino, pian piano le piante sfioriranno, perché alcune sono anche forzate per la vendita, ma il prossimo anno, poi in primavera, troveremo di nuovo questi bellissimi fiori acquistati magari in una di queste fiere. Purtroppo qui in giardino l'esperimento di portare delle orchidee spontanee del territorio italiano, acquistate, non raccolte in natura, non sta dando proprio i frutti che speravo, o i fiori più che altro che speravo. Erano piante molto piccole, quindi ci andrà magari qualche anno per poterle portare a fioritura, ma stanno veramente faticando tantissimo. Adesso qui c'è questa rete, c'è un'orchidea minore che fatica veramente tantissimo, non ve la faccio vedere perché è proprio infilata in mezzo alle pietroline, molto piccola, anche lei sta faticando tanto. C'è un Imantoglossum hircinum, se non sbaglio, che potete vedere lì, anche lui molto piccolo, e niente, c'è tanta fatica. Probabilmente forse la cosa migliore è coltivarla in vaso fino ad ottenere degli esemplari abbastanza grandi e poi portarla in giardino. Ho perso la Serapias lingua che avevo sistemato e anche la Ophrys bombiliflora. Hanno sempre questi nomi molto strani, molto particolari, però vediamo. Questo potrebbe anche significare magari uno spostamento poi dal giardino in vaso, o comunque lascio fare un pochettino alla natura, vediamo che cosa succede. Ho anche spostato delle piante di Cardiocrinum giganteum. Anche qui c'è un video dedicato a questa pianta nel canale Appuntamento in Giardino. Una pianta spettacolare che crea delle grosse foglie, diventa molto alta, più di 1 metro, e quando arriva alla fioritura arriva anche a 2 metri circa di altezza, se non di più, anche 2,5 metri, portando i fiori proprio alla cima di questa notevole altezza. Fiori che somigliano un po' a dei gigli. Devo ricordarmi di mettere anche qui, al di sotto di questo video, il link dedicato a questa pianta, quando ha fiorito veramente in maniera spettacolare nel mio giardino, dando questi fiori bellissimi, uno sviluppo notevole. Cos'è successo? L'avevo all'epoca nella fioritura, ce l'avevo in vaso, poi l'ho tolta dal vaso perché quando la pianta sfiorisce crea tanti piccoli. Questi piccoli li avevo portati qui vicino il banano. È arrivata la fioritura anche lì, si è di nuovo moltiplicata, così li ho presi e li ho sparsi un pochettino qui in giardino. Questa è una zona dove stanno spuntando, sono molto contento perché è una pianta che a me piace tanto, anche perché riempie proprio un angolo del giardino. Ne avevo sistemato qualche altro bulbo anche vicino alle compostiere per avere un po' di colore, un po' di foglie, però lì vedo che non escono dalla terra. È probabile che, come per i tulipani qui nel mio giardino, c'è questo problema di topolini che corrono sottoterra e divorano tutto quello che trovano. Qui queste piante sono state abbastanza fortunate, forse perché la zona qui del banano è molto umida al di sotto del terreno, e quindi magari questa notevole umidità tiene lontano questi topini, e anche perché questa è una zona di passaggio. Io passo molto frequentemente qui in giardino in questo percorso, e quindi probabilmente anche il rumore disturba sia le talpe che i topolini. Ci sono delle zone che non sono tanto frequentate e lì vedo che c'è veramente tanta fatica a mettere bulbi, perché lì non ci sono vibrazioni, non c'è rumore, quindi tutto sotto corre nella massima tranquillità e divora tutto quello che trova qui nel giardino. Comunque aspettiamo la crescita di queste piante, che non fioriranno quest'anno, sicuramente magari potrebbero fiorire il prossimo, se non quello ancora dopo, ma mi aspetto da questa pianta un buon sviluppo con delle foglie di notevoli dimensioni. Vediamo poi quest'anno come va. Vi porto anche qui davanti alla fioritura di questo rosmarino strisciante. Questo è un rosmarino che tende a strisciare nel terreno, non è molto verticale, non cresce molto in verticale, tende a essere più orizzontale. Strisciando nel terreno ha creato questo grosso cespuglio, è in fiore penso da 2 mesi, 3 mesi. Quest'inverno aveva dei fiorellini, adesso ne ha sviluppati molti di più e si sta colorando tutto di questo colore azzurrino violetto che a me piace tantissimo. Il rosmarino è una pianta che appena la strofino, annuso, sento subito odore di grigliata. Mi piace veramente tantissimo. Cerco di tenerlo un pochettino compatto, dandogli una forma, perché altrimenti si distribuisce nel terreno, tende ad essere un po' anche invadente, anche se è una pianta che cresce con lentezza, non è proprio una pianta velocissima. Questo è un bellissimo rosmarino sistemato qui vicino al mio orto, che adesso andiamo a vedere. Ci sono delle verdure che
ho ripiantato perché le avevo tolte dall'orto quando ho rifatto il mio orticello, sistemandole in vaso. Adesso le ho ripiantate di nuovo e in più nel tempo poi sistemerò altri ortaggi poi da portarmi in tavola. Eccomi qua in una piccola zona qui del mio orticello che non è tanto grande. Ho ripiantato, dopo averle messe in vaso per quest'inverno e protette, le catalogne che adesso hanno ricominciato a crescere, e ho riportato anche nell'orto le piante di sedano. L'anno scorso, quando ho voluto rifare un po' questo orto, togliendo il telo, aggiungendo compost alla terra per creare queste aiuole rialzate dove sistemare gli ortaggi, avevo appunto il sedano e della catalogna. Ho detto, invece di eliminarla o portarla in tavola e mangiarla, ho detto prendo questi piantini, li metto in un grosso vaso, e così è stato per tutto l'inverno, tenendoli un pochettino umidi. Sono rimasti in ottima salute. Adesso sia il sedano che la catalogna stanno emettendo già le nuove foglie, e quindi c'è questo ritorno un pochettino di queste piante nell'orto. In più ho seminato qui in mezzo del lattughino da taglio per tutta la lunghezza, laggiù c'è anche un'erba cipollina, e qui delle insalatine e altre insalatine da taglio. Qui si stanno sviluppando, ci sono delle piccole piantine che stanno crescendo. In questa zona invece vedo che c'è un po' più di difficoltà, almeno per quello che riguarda le insalatine, credo semplicemente per un fattore sempre di data di scadenza delle bustine, che a volte guardo, a volte non guardo. Adesso poi vado a riguardarmi un attimino quella bustina per vedere se era ancora, se non è scaduta, perché a volte magari conservando per 1 o 2 anni delle bustine poi ci troviamo con dei semini che non hanno più la germinabilità, e quindi li sistemiamo in giardino e non crescono almeno tutti, magari ne nasce solo una parte. Da questa parte ci sono delle insalate canarino, e poi ho sistemato i cipollotti egiziani, che poi vi farò vedere quando saranno poi un pochettino più sviluppati. Adesso sono ancora molto piccoli. Ed eccomi qua in questo altro piccolo orticello in cui ho sistemato delle cime di rapa che stanno crescendo, che è una meraviglia. Le ho seminate un po' troppo fitte, ne ho già eliminate alcune per dare un po' più di spazio. Continuerò a farlo, essendo piantine che sono già un pochettino di grosse dimensioni. Quello che andrò ad eliminare magari lo aggiungerò alla pasta, non butterò via nulla, cercherò di mangiare tutto, anche se sono molto piccole, comunque danno un pochettino di gusto, magari un bel piatto di orecchiette con cime di rapa, cosa che a me piace tantissimo. Le altre le lascerò sviluppare in modo che raggiungano un po' un'altezza, poi comincerò a raccogliere. Lì stanno crescendo anche gli spinaci, più avanti ci sono dei ravanelli, e qui c'è la rucola che finalmente è ripartita con queste foglie molto grandi, una pianta che a me piace tantissimo, anche il gusto della rucola mi piace particolarmente. Devo dire che con la rucola si può preparare anche un pesto che è la fine del mondo. Credo, almeno come gusto personale, che lo apprezzo molto di più che il pesto di basilico. Quello di rucola gli dà veramente un qualcosa di, almeno per me, di spettacolare, di buono. E in più qui stanno crescendo anche le taccole, il leppisello mangiatutto, che raggiungerà un'altezza notevole. Qui c'è una rete già predisposta già dall'anno scorso per poterlo farlo arrampicare, e si raccoglieranno poi questi bacelli in cui che non vanno poi sgranati, ma si mangia poi tutto. Per questo si chiama pisello mangia tutto. Si raccoglie proprio il bacello, si tolgono le 2 estremità, se c'è il filo si toglie il filo, e poi si mangia tutto il bacello. Il gusto è leggermente amarognolo, ma è qualcosa di buonissimo, e in più c'è una grande produzione, quindi ci si porta a tavola un bel po' di roba da mangiare. In più si riesce anche a congelare un po' di sacchetti, magari per l'uso poi durante l'inverno, se si vogliono conservare per quel periodo, altrimenti di volta in volta si raccoglie e si mangia. Ed eccoci arrivati alle rose. Abbiamo visto dei video dedicati alla potatura delle rose. Questa potatura sta dando i suoi frutti, ovvero non subito fiori, perché queste rose qui fioriranno poi a maggio, ma ci sono già dei piccoli fiorellini che si stanno sviluppando. Come potete vedere, l'orizzontalità che ho dato ai rami fanno sì che tutti i rami hanno poi le gemme in sviluppo, e quindi stanno portando poi le foglie, i nuovi rametti, e poi porteranno i fiori.
quindi in teoria qui dovrebbe esserci veramente un colore spettacolare. Questa è un'Andrella Notre, una delle rose che io preferisco più in assoluto, e in più la sto facendo arrampicare un pochettino anche in quell'arco che ho sistemato. Di questo metterò anche qui i link al di sotto di questo video, in modo che si può prendere come punto di riferimento quella che è la potatura della rosa, fatta in un periodo giusto, che è quello di fine inverno, inizio primavera, per dare l'opportunità a questa pianta di esplodere poi con le sue foglie, portando poi innumerevoli fiori, profumate o non profumate a seconda della rosa che scegliamo. L'Andrella Notre ha un profumo che è delizioso, è veramente fantastico, e non vedo l'ora di mettermi qui ad annusare le mie rose, magari in una mattinata tiepida, con questo bel sole. Insomma, quando noi curiamo bene il giardino ci regala emozioni e anche dei momenti che poi conserviamo nel tempo, perché ci tornano come ricordi. Anche qui potete vedere l'effetto della potatura sulla rosa Graham Thomas, si sta sviluppando tanto. Ho cercato anche di sistemare qualcosa in orizzontale proprio per portare fioritura, perché quando i rami delle rose sono sistemati tutti in verticale tendono a sviluppare tanto la cima, ma tutto il resto rimane abbastanza spoglio. Adesso questi non li posso piegare perché sono veramente troppo robusti, lignificati, quindi si spezzano sicuramente, però tutto ciò che cresce pian piano verrà poi piegato in modo da riempire anche questo spazio. Io con questo vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, e pian piano arriviamo proprio al periodo delle fioriture. Non vedo l'ora di portarvi qui in giardino per osservare la fioritura dell'iris, nel percorso dell'iris, la fioritura delle rose. Vedete che pian piano anche con semplici accorgimenti, una potatura ben fatta, possiamo ottenere comunque delle cose anche molto belle in giardino, che non sempre devono essere spettacolari al massimo, ma anche ottenere una fioritura bella, anche con non tanti fiori, ma con una potatura ben fatta, una pianta che è in uno stato buono di crescita. Tutto questo è un obiettivo raggiunto. Io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie, a presto, ciao ciao!